Adesso sei tra gli ultimi 5. Ciao a tutti ragazzi, ormai siamo dentro la Season 1 di Warzone 2 da un po' e quindi si inizia bene a delineare il meta delle armi da utilizzare in Battle Royale. Detto ciò, in questo video affronteremo tutte e tre le sezioni relative ai range, quindi dalla corta, dalla media e dalla lunga, con relative build e calibrazioni. Iniziamo! Devo inevitabilmente iniziare con le due armi che reputo letteralmente OP in Battle Royale per via del loro recoil praticamente inesistente. Sto parlando dei due Scar L e Scar H, dove la L sta per Light e l'H per Heavy, e che in questo gioco si chiamano rispettivamente TAC 56 e TAC Boo. Andiamo, cazzo! Let's go! Il TAC 56 è letteralmente un laser. Come potete osservare dalla clip, sui target che si trovano rispettivamente a 10, 25 e 50 metri, pur mantenendo un ottimo TTK, quindi un bel danno, anche sulle medio-lunghe distanze non si muove minimamente. Aggiungo che tutte le armi che vedrete saranno senza ottica, perché sparare in Iron Sight attualmente riduce sia il recoil che il visual recoil. Passiamo alla sua build. Qui l'unica specifica da fare è che a differenza dello scorso video delle armi pre-season, qui useremo il caricatore da 60 colpi per via dei TTK aumentati a causa dell'utilizzo delle piastre che nel multiplayer non ci sono. Vi lascio il tempo di screenshottare sia le build che le calibrazioni. Passiamo ora al TAC-V. Quest'arma spara letteralmente dei missili, fa un danno assurdo, pur mantenendo un ottimo recoil, quindi diciamo, se siete abili nel gestire il recoil, questa è l'arma da utilizzare nelle medio-lunghe distanze. In pratica il TAC-V e il TAC-56 sono complementari, il primo ha leggermente più recoil ma fa più danno, e il secondo è un laser però con meno danno. Questa è la sua build e relative calibrazioni. Per quest'arma vi dico provatela e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, sono molto curioso in merito dato che la uso moltissimo e mi ci trovo da Dio. Per le armi close range, quindi dalla corta, iniziamo con le più broken in assoluto, le P890 Akimbo. Bisciottano qualsiasi cosa in un range di 10 metri, ma anche arrivando a 15 o 20 metri bastano 3 click. Fino a quando non le nerfano, perché sì, le nerferanno al 100%, divertitevi alla grande. Con quest'arma, se vi piace pushare come matti, vi consiglio un loadout composto da TAC 56 e P890 Kimbo, così con un solo loadout avete anche Fantasma come perk. Arriviamo all'MP5, il Lachman Sub. Tra gli SMG quest'arma ha il miglior TTK sotto i 10 metri. È molto agile e veloce, quindi da prediligere se solitamente siete quel genere di player con high mobility e una forte propensione al push. Con questa build riuscirete a vincere qualsiasi gunfight entro i 25 metri. Oltre questa distanza il recoil inizia ad essere abbastanza importante da poter gestire, quindi se l'accoppiate ad un TAC-V ad esempio, coprirete tutti i range con la massima potenza di fuoco disponibile. Prima di passare alla prossima arma, come al solito, vi rubo solo un attimo per dirvi che se il video vi sta piacendo, iscrivetevi, mettete like e attivate la campanella, così da non perdervi nessun aggiornamento. In caso contrario, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Passiamo ora ad un'arma eccezionale, il Fennec 45, un po' più lenta in mobilità dell'MP5, è vero, ma praticamente zero recoil. Come avete appena visto, buttare giù anche il target a 50 metri è tendenzialmente qualcosa di impensabile per un SMG. E questa è la sua build. Personalmente come loadout la accoppierei con il TAC 56, così avrete un setting che definirei all around, versatile, che va bene per qualsiasi situazione. Consigliato a quei player che preferiscono giocare meno frenetici e andando step by step durante il Battle Royale. Prima di passare all'ultima arma vi mostro giusto a titolo informativo la comparazione in TTK delle armi precedentemente elencate, così da avere un'idea di comparazione e un rapporto danno-distanza. E siamo arrivati all'ultima arma, così da coprire le lunghissime distanze. Per il discorso cecco c'è da specificare una cosa, cioè che i cecchini, a differenza di Warzone 1, qui non sono one shot. O meglio, se avete una sacca a 3 piastre, per andare a terra dovete ricevere o 2 colpi alla testa o 2 colpi al petto. Detto questo, era uscito un bug qualche giorno fa sul Victus che montando le munizioni esplosive avevate il one shot in testa, ma è stato prontamente fissato, quindi rimanendo sulle meccaniche attuali dobbiamo focalizzarci su un'arma che butta giù un player con 2 colpi alla testa o al petto a qualsiasi distanza, con una buona velocità modalità mirino e un alto bullet velocity. E quindi ecco che entra in gioco l'SPX80 e questa è la sua build.
E per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. A me non resta altro che salutarvi. Al prossimo video. Ciao 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 ciao.